Benvenuti cari amici su Underground Sea, questa volta vi presentiamo un archetipo nel Commander in ambito competitivo, proseguendo nel nostro percorso di avvicinamento a questa variante che anche nel nostro paese annovera una buona fetta di appassionati. Stiamo passando in rassegna i vari colori ed ora è la volta del nero, uno dei più potenti e versatili del formato EDH, visto che annovera diverse carte dal potenziale enorme, a partire dai tutori e dai motori di card advantage, che spesso sfruttano i punti vita che sono molti a disposizione. Per abusare ancora di più dei 40 punti vita iniziali avremo una leggendaria che sfrutta a piene mana il mana pirexiano, degno figlio di una terra martoriata dal dolore e dalla morte, in linea con i nefasti intenti di questo colore, per un archetipo tanto veloce quanto efficace. Questa volta vi parleremo di Kyrric, Son of Yawgmoth. Siamo al cospetto di una creatura molto particolare, che sia nel costo di cast sia nei suoi effetti richiama fortemente la lore del suo logo di nascita, delle sue origini pirexiane, con abilità che ci faranno molto comodo per diversi frangenti, ma andiamo con ordine esaminando le sue caratteristiche. Con 7 mana, 4 generici e 3 pagabili sia con mana nero sia con 2 punti vita, abbiamo un servitore orrore con forza 2, costituzione 2, legame vitale e 2 abilità, una delle quali riprende in parte il suo costo di cast pirexiano. Nella prima abilità c'è, per ogni mana nero di un costo puoi pagare 2 punti vita invece di pagare quel mana. Mentre nella seconda abbiamo, ogni qualvolta lanci una magia nera metti un segnalino +1/+1 su Kyrric, Son of Yawgmoth. Con queste premesse capite bene tutto il potenziale di questo generale, che è in grado di ridurre il costo di cast delle nostre magie, se contengono mano nero al loro interno, sfruttando in sostituzione i punti vita a disposizione, per un boost di molte tech non indifferente. Se a questo aspetto uniremo diverse carte che ci fanno guadagnare vita o ci danno modo di avere mana per i costi incolore, avremo a disposizione tutto il necessario per un archetipo veloce, esplosivo e letale allo stesso tempo, in barba alla lentezza di questo colore spesso rallentato dalla sua curva non sempre leggera. Con questo Kyrric, Son of Yawgmoth mettiamo in conto che i punti vita sono una risorsa, ma per il nostro color pie questo non è certo un problema, anzi, visto che potremo abusare di diverse carte e recursioni ottenibili agevolmente nel nero come un approccio alle partite efficace. Pensiamo ad esempio alle interazioni possibili di creature come Chainer, Dementia Master, Grave Merchant of Asfodel e di Mira's Guard per capire come uccidere tutto il party con un loop infinito facile da assemblare. Chiaramente con il supporto di tutori come Burial Alive non sarà affatto difficile popolare il cimitero o la mano dei pezzi necessari per avviarlo nelle nostre chiusure, ben descritte nel primer della lista che abbiamo utilizzato come base per il video e che troverete nel testo che accompagna questa analisi. Vi accorgerete ad esempio quanto possa essere versatile e inaspettata una carta come Zhao Dan, The One-Eyed, per un piano alternativo e poco noto, con cui creare loop del cimitero da trasformare nelle chiusure più consone al momento. Fedele alleato di queste strategie è di certo Revax Revoir, che oltre a integrarsi alla perfezione con i loop e i cast compulsivi, ci offre vita in cambio, sinergizzando con il generale fino a trasformarsi in uno sparo colossale, che sarà in grado di annichilire chiunque. Come accennato finora è evidente che il nostro Kyrric, Son of Yawgmoth si presta ad essere l'enabler di una serie consistente di combo, che passano dalla recursione del cimitero ma non solo, dandoci molti modi per chiudere in faccia i nostri avversari. In un contesto così estremo abuseremo dei tutori presenti in abbondanza in questo color pie, a partire da una serie di creature, Fleshwriter, Razgat the Floodblooded, Sidisi Undead Vizier e Villain Tomber, che rientrano anche nei vari loop che potremo innescare dal cimitero per alimentare le nostre chiusure. Con le magie andremo poi sul sicuro, con ben 10 di loro tra Berserk the Queen, Dimir Machination, File Parting, Imperial Seal e Vampiric Tutor, tra vecchie e nuove carte che mostrano tutto il potenziale di questo colore, almeno sotto questo aspetto. Non contenti di questa pletora di strumenti, invidiabile in qualsiasi altro colore, useremo anche un paio di tech aggiuntive, Urza Saga e Wishlock Talisman, che ci possono sostenere per trovare qualche pezzo specifico, dandoci i mezzi necessari per chiudere. Con tutta questa abbondanza sembra superfluo l'inserimento di Sensei Divining Top, ma è uno dei pochi strumenti efficaci per scolpirci la pila, dandoci, con poco mana, i mezzi per proporre minacce o banalmente trovare qualcosa per contrastare un pericolo imminente. Non contenti di tutto questo value, avremo a disposizione dei motori di card advantage meravigliosi tra Bola Citadel, Night Whisper, Necropotence, Peer into the Abyss e Vils Broker Blood, che spesso incidono sui nostri punti vita, ma non sarà mai un problema abusarne, per avere carte in quantità per chiudere i giochi. C'è un altro aspetto principe in questo colore, gli effetti di rianimazione, che qui si fondono alla perfezione con molte delle nostre chiusure, e con Baldur of the Filer, Reanimate, Entomb e Shallow Grave saremo certi di farne buon uso per non dare tregua all'intero party. A queste carte andremo ad affiancare le aure del passato, Animated Dead, Dance of the Dead e Necromancy, per dare ancora maggiore solidità a questo aspetto, anche solo per salvare il comandante da morte certa, visto che in molte occasioni è vitale per le nostre strategie.
C'è poi un'altra creatura che funge da cardine per molte chiusure, Necrotic Goose, un enabler coi fiocchi, che qui può rivestire così tanti pieghi che non basterebbe un video da 10 minuti da dedicare solo per le sue interazioni con il resto del mazzo. Insomma, un potere immenso, ben supportato da un comparto di carte che fanno del value e del vantaggio il loro punto di forza, capitanati da questo servitore del male assoluto che sguazzerà felice nella sconfitta dei vostri avversari. Con le scorciatoie proposte da Kyrix Son of Yawgmoth per ridurre i costi di cast delle nostre magie più pesanti, una sezione dedicata al mana potrebbe apparire superflua, ma il nostro servitore non incide sul mana incolore, quindi, per agevolare la nostra azione, servono dei correttivi. In primis un buon numero di sassi, ben 11, ottimizzati anche per dare un boost in fretta, tra Comrocks, Lion's Eye Diamond, Mana Crypt, Mana Vault e Green Monolith, così da calare presto il comandante o qualcuno dei nostri payoff. Anche con Elmol Awakening e Earthless Summoning, riducendo il costo di cast di magie e creature, proveremo ad accelerare la nostra azione, ma questo è solo un altro degli stratagemmi che metteremo in campo per fare in modo di fulminare il party con una delle nostre chiusure. Già, perché grazie a Blood Celebrant, Blood Pet, Overrager Apprentice e Scourge Familiar, cercheremo di sfruttare con profitto queste creature che ben si incastrano con il nostro desiderio di avere un boost di mana nel momento cruciale in cui siamo pronti per vincere. A questi mezzi se ne affiancano altri, sotto forma di magie, tra Cabal Ritual, Cooling the Weak, Dark Ritual, Rain of Feet e Sacrifice, che vanno a pescare a piene mani dal passato, riproponendo riti e strumenti di sacrificio tipici di questo colore. Il tempo passa, ma anche di recente il nero ha acquisito nuovi strumenti di tortura degli avversari, con Dratri Waywalker e Opposition Agent, utili per fronteggiare le mancanze di questo colore, seviziando il gioco degli avversari, negando quanto di più caro vorrebbero ottenere. Per proteggere le nostre giocate schiereremo il nostro strumento migliore, gli scartini, con Dures, Inquisition of Kozilek e Tuxize, con il più classico degli effetti per spegnere nel turno chiave il rischio di essere bruscamente interrotti. Abbiamo poi una carta strana, Praetor's Grasp, che può fungere da stile effect di tech avversari in modo chirurgico oppure entrare in uno dei nostri loop spogliando i nemici delle loro chiusure per darci il tempo di battere tutto il party con calma. Non solo, visto che abbiamo il colore principe delle rimozioni e con Deadly Rorlik, Dismember, Grasp of Darkness, Imperial Grasp, Snuff Out e Ulcerate, ci prenderemo cura delle minacce a terra, soprattutto quelle che inficiano le nostre strategie, che passano spesso dal generale. Come ultima salvezza andiamo a pescare Imps Mischief, uno strumento imprevisto nel nostro color pie, ma che ci potrebbe garantire al momento giusto la nostra folle corsa verso la distruzione di tutti gli opponenti, come consuetudine per i figli di Pyrexia. Grazie alla flessibilità offerta da Kyrix Son of Yawgmoth avrete modo di personalizzare il mazzo al meglio, anche utilizzando la sezione Consider presente nella lista che troverete sotto il testo di questo video, così da avere ampi margini di manovra per la vostra build personale. Una possibile alternativa, che non passa per il comandante per chiudere i giochi, utilizza con profitto Professor Onyx e Chain of Smog, una coppiata ormai consolidata anche in altri formati e che qui non può che far bene se giocata al momento giusto. Per risolvere i molti pali presenti soprattutto nel bianco ci potrebbe fare comodo Massacre, come rimozione globale, ma è una carta dipendente dal meta e va quindi calibrata con giudizio in base al contesto del momento. Come rimozione ripetibile nel caso ci trovassimo di fronte a un contesto ricco di creature, Font of Agonis è un'altra carta interessante che si sposa alla perfezione con il nostro desiderio di autoinfliggerci danni, in cambio di un cast ridotto nel costo. Per un effetto di rianimazione più consistente non sarebbe male utilizzare Corpse Dance, che con il suo effetto di buyback ci potrebbe fare comodo anche a ripetizione se volessimo puntare le nostre combo a base creatura che spesso troveremo nel cimitero. Infine, per un drain effect aggiuntivo, come non citare Kokusho e Evening Star, adatto a rimpinguare i nostri punti vita se rischiano di venire messi sotto pressione troppo presto durante le nostre partite. Siamo arrivati al termine di questa analisi dedicata al formato EDH competitivo, soffermandoci su un generale che mette in mostra tutto il potenziale del suo color pie, che non teme il confronto rispetto a combinazioni più complesse, offrendo un gameplay ricco e variegato che lascerà di stucco più di un avversario. Ringraziamo il deck builder Fonzi che ci ha concesso l'opportunità di parlare della sua creazione e vi consigliamo di leggere i suoi consigli nel primer che lo troverete nel link della sua lista, che abbiamo messo in calce nel testo di questo video. E se volete saperne qualcosa di più sul Commander competitivo o volete chiederci o proporci un generale su cui fare un approfondimento, non esitate a segnalarcelo nei commenti, siamo a disposizione per esaminare con voi le meraviglie di questo formato. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.